Questo è il combattimento del mio gioco RPG nella versione precedente. Questo, invece, è come appare il combattimento dopo l'ultimo aggiornamento. Si vede la differenza, vero? Ma i veri cambiamenti difficilmente si possono cogliere a colpo d'occhio, perciò eccoci qua. È finalmente uscita la versione 0.9 del gioco RPG della Forgiatrice di Lame e con essa ci sono un sacco di novità importanti, soprattutto circa le meccaniche del sistema di combattimento che, come vedremo, a causa di un singolo piccolo cambio concettuale ha subito un cambiamento radicale. Ma prima che inizi a spiegare le novità più succose e interessanti, vi ricordo che iscrivervi al canale e lasciare un mi piace al video mi aiuta molto a far crescere il progetto. Inoltre, visto che alcuni me l'hanno chiesto, sì ragazzi, il gioco è ora disponibile sulla pagina di itch.io ed è scaricabile gratuitamente, quindi potete collaudarlo voi stessi e farmi sapere cosa ne pensate provandolo in prima persona. E mantenete l'attenzione fino alla fine perché tengo molto al fatto che tutti voi possiate lasciarmi un commento critico sotto il video per aiutarmi a migliorare questo stramaledetto gioco al quale ormai sto lavorando da quasi 6 mesi. Finora il sistema di combattimento era basato su quest'idea: creare un sistema che integrasse a mosse e statistiche la possibilità di muoversi su di un campo di battaglia. Non volevo creare un sistema griglia per tante ragioni, perciò avevo optato per un sistema a fasce. Tuttavia, più ci lavoravo e più emergevano problemi su come gestire logicamente certe situazioni. Cosa dovrebbe succedere, per esempio, se due combattenti avversari fossero sulla stessa colonna? Ancora, se i personaggi dovessero passare dalla parte sinistra del campo a quella destra, dovrebbero invertirsi anche i raggi d'azione delle mosse? Insomma, tutta una serie di fastidiose complessità che mi hanno fatto pensare che l'idea di un sistema a fasce non fosse poi così tanto più semplice rispetto a un campo a griglia. Perciò eccoci arrivati alla grande novità di questa versione che, a cascata, ha avuto moltissime ripercussioni su tutto il resto del gioco, cambiando di fatto il modo in cui funzionano le lotte. Ho aggiunto l'asse Y, cioè, mi spiego meglio, adesso i personaggi durante la fase di movimento possono spostarsi anche verticalmente. Questa singola modifica trasforma le lotte da un sistema a fasce a un sistema a griglia, ma non è tutto. Il sistema a griglia continua a mantenere come direzione privilegiata quella orizzontale, che non è solo visiva, ma stavolta è anche meccanica, e vediamo come. È stato aggiunto il concetto di fronte, cioè fronte dei personaggi e fronte nemico, cioè quello evidenziato dalle caselle rosse nella fase di movimento. I due schieramenti che si affrontano in battaglia non possono penetrarsi vicendevolmente, quindi in nessun caso combattenti di schieramenti opposti si troveranno sulla stessa colonna. Per essere più precisi, il fronte di uno schieramento termina in corrispondenza del combattente che occupa la posizione più avanzata sul campo. Questo significa che vi basta mandare un solo personaggio in avanguardia per occupare più caselle possibili. A questo punto l'arretramento che i combattenti subiscono dopo aver ricevuto un attacco ottiene maggior senso, perché adesso un obiettivo strategico delle battaglie è cercare di spingere il più possibile i nemici indietro per guadagnare terreno, ma non solo, perché arriva anche il concetto di caselle di margine, cioè quelle che si colorano di giallo. Sono caselle di margine, quindi quella della prima e dell'ultima colonna. Quando un combattente è su una di queste caselle diventa più vulnerabile, come se fosse stato messo con le spalle al muro. L'effetto è che quando viene attaccato subisce il 50% di danni in più, quindi capite bene che spingere i nemici in fondo diventa un vantaggio strategico importante. Dunque, questo era il cambio di meccaniche di base che, come potete intuire, fa virare le battaglie su una direzione molto diversa, ma credo anche molto più chiara e riconoscibile sia rispetto al sistema di prima, sia in confronto a un generico sistema griglia come ne esistono già tanti. Passiamo ora a novità più di dettaglio, ma non meno importanti, così come non meno importante il fatto che vi iscriviate al canale. Il movimento dei personaggi. Per adeguarli al nuovo sistema griglia, ora i personaggi si possono muovere di 2 caselle in qualunque direzione vogliano. Tuttavia, lavorandoci mi sono reso conto che l'ingombro creato dai personaggi stessi sarebbe risultato d'intralcio per i movimenti del proprio schieramento, perciò ci sono 2 condizioni speciali per il movimento. La prima è che se si seleziona come bersaglio di spostamento una posizione già occupata da un personaggio, i due si scambiano di posto. E poi, se tra la casella traguardo e il personaggio c'è un altro personaggio in mezzo, quest'ultimo lascia che il movimento avvenga lo stesso. In ogni caso, tutte le condizioni e i limiti di spostamento sono dichiarate da dei messaggi di notifica che appaiono qui in alto. Vediamo anche come è cambiata la meccanica di fuga, perché sì, anche la fuga adesso è diversa. Ora, affinché si possa fuggire dalla battaglia, è necessario che tutti i personaggi
personaggi in vita siano posizionati sulle caselle di margine, quindi quelle in fondo al campo di battaglia. Questa condizione non è solo un fastidio, ma è pensata per essere l'unico e principale malus alla fuga. Mettersi sulle caselle di margine significa esporsi più facilmente a rischi, cosa che dovrebbe interpretare bene la difficoltà reale di fuggire da una battaglia in corso. Passiamo a un altro capitolo molto ricco e interessante di queste novità, ma per poter continuare inserite 2 gettoni o iscrivetevi al canale. Scherzi a parte, vediamo le novità della fase di attacco. Qui il cambiamento meccanico è la fusione della fase di selezione della mossa e quella della selezione del bersaglio. Ora è un'unica fase e questa semplificazione funziona così: con le freccette destra e sinistra si seleziona la mossa, mentre con le freccette su e giù si scorre fra i bersagli. A causa di ciò il pannello delle statistiche non si apre più premendo la freccetta in basso, né si apre dopo 5 secondi in automatico perché mi dava fastidio, bensì si apre premendo il tasto A, che è lo stesso dell'inventario. Oltre alla rimodulazione dei raggi d'azione, che comunque sono provvisori, un'altra vera novità importante è il nuovo supporto per le mosse ad area. Questo significa che ora le mosse sono in grado di colpire più bersagli in contemporanea con un solo attacco, rendendo le cose molto più interessanti. Di conseguenza è stata modificata anche l'interfaccia. Per esempio, ora l'ultima voce nelle statistiche rapide non è più il raggio d'azione, bensì il tipo di bersaglio, che può essere singolo, nullo nel caso di mosse passive, o ad area, cioè che colpisce tutti i nemici compresi nel raggio d'azione della mossa. E come ultimo capitolo vi presento un insieme di novità che francamente non avevo intenzione di aggiungere già in questa versione, però poi mi sono fatto prendere la mano e l'ho fatto lo stesso, vale a dire l'algoritmo di comportamento dei nemici, che si divide in 3 parti: le mosse, la selezione del bersaglio e il movimento. Partiamo dalle mosse. Fino alla versione precedente i nemici attaccavano i personaggi in qualunque posizione fossero, selezionando un bersaglio a caso e con un danno costante. In questa versione invece i nemici utilizzano delle mosse reali presenti nel proprio dizionario, aventi raggio d'azione, potenza, precisione specifiche, esattamente come le mosse dei personaggi. Passando alla seconda parte, ora i nemici sono in grado di scegliere quale mossa usare a seconda delle situazioni. Ecco alcuni criteri che utilizzano. 1. Il nemico sceglie sempre la mossa in grado di fare più danno. 2. Se i personaggi sono alla stessa distanza, cioè sulla stessa colonna, preferiscono attaccare quello con meno vita. E per finire, adesso i nemici sono anche in grado di muoversi sul campo e non sono più gli stoccafissi della versione precedente. Ecco alcuni dei criteri che orientano le loro scelte in fase di movimento. Il nemico tende sempre a muoversi per avanzare il fronte, cioè verso sinistra, ma c'è una piccola possibilità che rimangano fermi, che indietreggino, oppure che, addirittura, invece di avanzare di una sola casella, avanzino di ben 2 caselle. Se il nemico ha meno di metà vita, tenderà più facilmente a rimanere fermo o indietreggiare, come se avesse paura dei personaggi. Tuttavia, se la casella alle sue spalle è una casella di margine, sicuramente non indietreggerà, ma cercherà sempre di andare avanti. Infine, se il nemico è su una casella di margine, cercherà di togliersi da lì appena ne avrà l'occasione. Ed eccoci arrivati, quasi, alla fine delle novità. E voi che ne pensate? Come vi sembra che stia procedendo lo sviluppo del gioco? Avete critiche? Dubbi? Idee su cosa aggiungere o modificare? Funzionalità che vorreste vedere introdotte prima di altre? Sono aperto a tutto, ma scrivetelo nei commenti, altrimenti non posso certamente leggervi nel pensiero. E ciò nonostante, queste non erano nemmeno tutte le novità per questa versione. Dedicherò infatti un secondo video a questa versione 0.9, in cui vi mostrerò il modo in cui è cambiato il menu principale, le funzionalità aggiunte nel menu e altre piccole novità di cui non abbiamo parlato in questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che il gioco è scaricabile dalla pagina ufficiale di itch.io, il cui link è in descrizione. Vi imploro per l'ultima volta di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace al video per aiutarmi a portare avanti il progetto. E quindi ciao ciao!